Est modus in rebus, sunt certi denique fines, quos ultra citraque nequit consistere rectum. È l'unica parte dello speech in latino, vi rassicuro, perché ho già visto i primi volti preoccupati. Qualcuno l'ha riconosciuta? È una citazione tratta dalle satire del poeta latino Orazio e letteralmente si traduce con: esiste una misura nelle cose, esistono determinati confini al di là e al di qua dei quali non può esservi il giusto. Noi conosciamo molto bene la prima parte della locuzione, est modus in rebus. Qui però ci interessa di più la seconda, sunt certi denique fines, quos ultra citraque nequit consistere rectum. Cioè, ci sta dicendo Orazio, non è una posizione estrema o un'altra posizione estrema a essere sbagliata, sono le posizioni estreme a essere sbagliate. E non è un caso che questa sia la parte meno conosciuta della locuzione, perché se scorriamo il feed di un qualsiasi social network, di Instagram, di LinkedIn, oppure se accendiamo la televisione, ci sintonizziamo su una tribuna politica, ci rendiamo conto che questa seconda parte della locuzione noi o ce la siamo dimenticata o peggio, non l'abbiamo proprio mai presa in considerazione. Ci siamo, cioè, resi e rese vittime della polarizzazione. Sono tanti gli argomenti polarizzanti oggi. La politica, appunto, l'economia, lo sport, argomenti nell'ambito dei quali la polarizzazione danneggia il dibattito, quindi danneggia il progresso, quindi danneggia la società. Ma c'è a vostro avviso un argomento nell'ambito del quale la polarizzazione danneggia noi? La polarizzazione ci fa stare male, ci fa vivere male? Ve lo suggerisco io. La responsabilità. La responsabilità è ad oggi uno degli argomenti più polarizzanti in assoluto. E purtroppo non poteva che finire così, se riavvolgiamo un attimo il nastro. Perché per gli ultimi 40-45 anni circa ci hanno cantilenato nelle orecchie tutta una serie di formulette magiche iperresponsabilizzanti. E sono sicuro che le conoscete meglio di me. Proviamo? Se vuoi, puoi. Se ti impegni, tutto dipende da... Ecco, queste formulette magiche noi ce le siamo ripetute, ce le hanno ripetute e ce le siamo ripetute fino alla nausea, fino allo sfinimento nella nostra testa. E dato che il linguaggio con cui portiamo avanti il nostro dialogo interiore plasma la nostra percezione della realtà, abbiamo finito tutti e tutte per vivere in una realtà iperresponsabilizzante, dove il successo era un merito, il fallimento una colpa, dove se raggiungevi determinate vette di successo vuol dire che te l'eri meritato, te l'eri guadagnato. Se non ce la facevi, evidentemente non ti eri sacrificato, non ti eri impegnato abbastanza. E l'esito di questo generale, totalizzante processo cognitivo non poteva che essere uno: l'insoddisfazione. Poi, come da sempre accade fortunatamente nella storia dell'essere umano, è arrivata la scienza. È arrivata la scienza a farci ragionare, a farci accendere la testa, a salvarci. In particolare è arrivata la neurobiologia, che ci ha fatto notare come alcuni fattori influenzino la persona che possiamo o non possiamo diventare, i risultati che possiamo o non possiamo raggiungere, il successo che possiamo o non possiamo ottenere. Passiamoli in rassegna insieme al volo, questi fattori, e stabiliamo se davvero sono sotto il nostro controllo. Vediamo se è vera questa storia che tutto dipende da noi. L'eredità genetica. Possiamo scegliere i geni che ci vengono trasmessi alla nascita? No. Ok. Fuori uno. Secondo fattore, le condizioni fisiche e sociali in cui viene portata avanti la gravidanza, al termine della quale noi veniamo alla luce. Possiamo sceglierle o controllarle in qualche modo?
Niente, fuori due. I genitori, i nostri genitori e il relativo status socio-economico dei nostri genitori. Qualcuno ha scelto i propri genitori? No, magari qualcuno ce l'ha fatta. No, confermate, ok. Andiamo avanti, proviamo col quartiere, la città, la regione, lo stato, il continente, il pezzo di terra sul quale veniamo al mondo. Possiamo sceglierlo? Possiamo controllarlo in qualche modo? Niente. Ok, allora proviamo con l'ambiente familiare, sociale, culturale dove trascorriamo la nostra infanzia e la nostra adolescenza, due fasi critiche per la persona che diventeremo. Possiamo controllarlo? Allora l'interazione fra i nostri geni e quell'ambiente, perché sì, geni simili si attivano in maniera diversa a seconda dell'ambiente in cui vengono attivati. E noi possiamo pretendere anche solo lontanamente di controllare tutto questo? No. Quando questi dati di fatto, anzi, facciamo prima un recap. Abbiamo finito per creare una realtà iperresponsabilizzante in cui la società ci spingeva a identificarci con i nostri risultati quando gran parte di quei risultati era attribuibile al caso. Quando questi dati di fatto scientifici hanno iniziato a venire alla luce e a ricevere la giusta diffusione, per tutti è stato come destarsi da un'allucinazione collettiva. La reazione è stata forte, viscerale, istintiva e, come sempre purtroppo accade in questi casi, ci siamo scaraventati sul versante opposto, quello dell'iperderesponsabilizzazione. Niente dipende da me. Se non arrivo dove voglio arrivare è solo perché il mondo malvagio me l'ha impedito. Se non ottengo quel posto di lavoro è solo perché il manager mi odia. Una corrente questa altrettanto pericolosa, perché vedete, il nostro cervello non può fare a meno di quella che gli anglosassoni definiscono agency, ovvero la sensazione di poter intervenire sulla realtà attraverso i nostri comportamenti per modificarla in funzione dei nostri obiettivi. Questa sensazione del controllo, anzi questo bisogno di avere questa sensazione è così atavico che l'assenza di questa sensazione, che gli psicologi definiscono impotenza appresa, conduce, udite udite, paradossalmente, agli stessi esiti del suo opposto. Quindi l'iperderesponsabilizzazione conduce agli stessi esiti dell'iperresponsabilizzazione. Insoddisfazione, tossicità, frustrazione e, nei casi peggiori, depressione. Quindi che si fa? Siamo in bilico fra due posizioni estreme che Orazio ci diceva essere sbagliate a priori e che infatti conducono entrambe allo stesso esito. No, dobbiamo trovare il nostro modus in rebus, dobbiamo trovare la nostra narrazione, una narrazione funzionale, perché il mondo che speriamo, la realtà che speriamo è soprattutto una narrazione. Io chiamo questa terza narrazione il gioco delle palline rosse. Immaginate una vasca come questa, una vasca gigantesca, immensa, sconfinata vasca piena di palline, come quelle in cui ci tuffavamo tanto contenti e contente al parco giochi quando eravamo piccoli. Solo che questa vasca, oltre a essere immensa, sconfinata, contiene solo due tipi di palline, le palline rosse e le palline bianche. Le palline rosse rappresentano le probabilità a nostro favore. Le palline bianche rappresentano le probabilità a nostro sfavore. Quindi immaginiamo che il successo consista nel pescare dalla vasca una pallina rossa. Vince chi pesca una pallina rossa al momento giusto. Ora, ogni nostra azione, ogni nostra scelta può aggiungere alla vasca palline rosse o palline bianche,
Quindi può aumentare le probabilità a nostro favore o aumentare le probabilità a nostro sfavore. E attenzione però, perché ogni elemento della nostra storia genetica, biologica, culturale, sociale, quello che abbiamo visto prima, può fare la stessa cosa. Può aggiungere palline rosse o palline bianche, può aumentare le probabilità a nostro favore o a nostro sfavore. E attenzione ancora, perché ogni evento, ogni accadimento là fuori nel mondo, fuori dal nostro controllo, ogni macro evento fa la stessa cosa. Aggiunge palline bianche o palline rosse. Può aumentare le probabilità a nostro favore, ma può anche ridurle. Ecco, in questa terza narrazione metaforica, ma molto più aderente alla complessità e alla casualità che dominano il mondo, valori come la perseveranza, l'audacia, la tenacia, la forza di volontà restano delle qualità importantissime, ma non garantiscono automaticamente il successo, perché tutto dipenderà sempre dalla proporzione fra palline rosse e palline bianche nella nostra vasca. Quindi se falliremo in qualcosa, l'implicito non sarà che non ci siamo sacrificati o non ci siamo impegnati abbastanza, perché potremmo aver pescato da una vasca in cui le palline rosse sono, le palline bianche sono tantissime. E se vedremo qualcuno raggiungere quelle vette impensabili di successo, l'implicito non sarà che per forza di cose si tratta di una persona migliore di noi o si è impegnato o che se l'è meritato più di quanto ce lo siamo meritati noi, perché potrebbe semplicemente aver pescato da una vasca in cui le palline rosse, quindi le sue probabilità a favore, erano molte di più rispetto a quelle bianche. Questo però non ci autorizza minimamente a iperderesponsabilizzarci, perché l'abbiamo visto, l'esito sarebbe lo stesso: tossicità, frustrazione, insoddisfazione. Io sono nato e cresciuto con Spider-Man, quindi con Peter Parker, con gli insegnamenti di zio Ben, e so dunque, come ci ha ricordato anche Andrea, che un grande potere comporta delle grandi responsabilità. Ecco, il nostro grande potere, ciò che davvero possiamo controllare ora, sono le azioni che aggiungono palline rosse alla vasca, che aumentano le probabilità a nostro favore. E ve lo assicuro, sono delle azioni molto più semplici e molto più comuni di quanto possiamo immaginare. Io, per semplicità, le ho raggruppate in 4 grandi insiemi. Ogni insieme rappresenta un fattore sotto il nostro controllo e ogni fattore si concretizza in una serie di azioni che adesso andiamo a vedere. Il primo fattore è la socializzazione, che si concretizza attraverso tutte quelle azioni che ci fanno entrare in contatto con altri esseri umani, quindi con altre vite, con altre persone, altre storie, altre possibilità. Gli esseri umani sono moltiplicatori viventi di palline rosse, moltiplicatori viventi di probabilità a nostro favore. Dunque, parlare con una persona aumenta le probabilità a nostro favore, aggiunge palline rosse alla vasca. Stringere una relazione, quindi coltivare i rapporti con le persone che conosciamo, aggiunge palline rosse. Partecipare a un evento come questo, dove addirittura incontriamo tante altre persone, entriamo in contatto con tante altre vite, tante altre palline rosse alla vasca. Visitare un posto nuovo, quindi non solo conoscere delle persone, ma addirittura entrare in contatto con nuove realtà, nuove esperienze, nuovi stimoli per il nostro cervello, quindi nuove palline rosse. Poi c'è l'apprendimento, inteso nella sua accezione psicologica, quindi incamerare nuove informazioni per modificare i nostri comportamenti in funzione di quelle informazioni. Leggere un libro aggiunge palline rosse alla vasca, un libro in più, aumenta le nostre probabilità a favore, nuove idee, nuovi stimoli, nuovi spunti di riflessione. Anche ascoltare un podcast, se non ci piace leggere, anche iscriversi a un corso, quindi addirittura apprendere, incamerare informazioni da persone che ne sanno più di noi. Poi però vanno messe in pratica quelle informazioni,
E come? In modi che conosciamo molto bene. L'allenamento, la ripetizione funzionale di ciò che abbiamo imparato. La misurazione, che rende quella ripetizione sempre più funzionale, aggiunge sempre più palline rosse. Perché? Perché dopo arriva il perfezionamento. Quindi rendere migliori i nostri risultati. Infine, c'è forse il fattore più importante, l'intraprendenza, che si concretizza nelle azioni in cui dobbiamo mettere la faccia, come direbbe Nassim Taleb, in cui dobbiamo metterci in gioco. Lanciare un progetto, lo vogliamo lanciare? Facciamolo, perché stiamo aggiungendo palline rosse alla vasca, indipendentemente da come andrà. Prendere un'iniziativa in qualsiasi momento, premere il tasto Enter, aggiunge palline rosse alla vasca, aumenta le probabilità a nostro favore. Semplicemente correre un rischio, qualsiasi, aggiunge palline rosse alla vasca. Quindi è il momento di ristrutturare le narrazioni che non hanno funzionato. Se ti impegni ce la fai? Non necessariamente. Purtroppo non è così, ma di certo se ti impegni puoi fare ciò che è necessario per aumentare le palline rosse nella vasca e quindi le probabilità a tuo favore. Se vuoi puoi, non è sempre così, ma di certo se vuoi puoi fare ciò che è necessario per aggiungere palline rosse alla vasca, per aumentare le probabilità a tuo favore, finché un bel giorno non arriva il momento di pescare. Grazie.